Collegio dei Garanti è un organismo composto da un presidente e due membri. Il presidente è Mauro Palma e due componenti sono Emilia Rossi e sono io, ed è un organismo di nomina del Presidente della Repubblica che ha il mandato di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla tutela dei diritti delle persone private della libertà. Questo è il mandato che abbiamo. Il mandato quindi sulla detenzione amministrativa rientra in questo mandato più ampio. I CPR sono delle strutture che sono delle strutture dall'architettura rudimentale. Abbiamo scritto proprio così nel rapporto che abbiamo consegnato e pubblicato. Sono dei luoghi in cui sembra siano stati pensati per essere contenitori di corpi e non contenitori di persona con una loro identità, con una loro complessità, con una dignità. Quindi sono dei luoghi in cui le persone dormono, in cui le persone hanno un minimo spazio di aria all'interno di contenitori, di gabbie, molto spesso circondati da reti, in cui non c'è spazio per attività, per scrivere, in cui non c'è spazio per mangiare. Molto spesso per mangiare o sono in piedi o sono seduti sul letto. Credo che ci sia un problema di fondo della detenzione amministrativa, che è quello che chiamiamolo la scarsa efficacia del sistema. Noi sappiamo che mediamente negli anni solo il 50% delle persone che sono trattenute nei centri viene effettivamente rimpatriata. C'è da chiedersi allora, per quel 50% che non viene rimpatriato, quale sia il senso della privazione della libertà, una privazione finalizzata a un rimpatrio che non viene poi effettuato, quale sia la liceità di un trattenimento finalizzato a un obiettivo che non viene raggiunto. Quando parlo di scarsa efficacia intendo dire che per esempio nel 2020, ho qui i dati sott'occhio, il 50,1% delle persone è stata effettivamente rimpatriata e negli anni si va da un minimo del 43% nel 2018 a un massimo del 59% nel 2017. Per esempio c'è da chiedersi quale sia il senso di trattenere delle persone che vengono da paesi di cui si sa per certezza che non potranno essere rimpatriate in quei paesi. Noi abbiamo incontrato dei libici in centri di permanenza per il rimpatrio, è certo che non saranno rimpatriate. Quindi qual è il senso di questa privazione e qual è il senso reale allora di questi centri? Questo secondo me è il nodo centrale. Credo che debba essere superata la gestione privata della salute nei centri, perché la Costituzione ci dice che la salute è un diritto dell'individuo e un interesse della collettività. In un luogo di privazione della libertà la tutela della salute è in capo allo Stato e da esso deve essere garantita. Quindi è necessario che la sanità pubblica, anche se non presente direttamente, comunque eserciti una vigilanza importante. Noi più volte abbiamo chiesto, ed è previsto, che l'idoneità al trattenimento da un punto di vista sanitario sia data da una struttura pubblica, dal servizio pubblico sanitario, non da un privato, tra l'altro alle dipendenze della direzione del centro stesso. È importante che la sanità pubblica vigili sugli standard igienico-sanitari di questi centri. La vicenda di Moussa Balde è una vicenda, l'abbiamo anche detto nella relazione al Parlamento, in cui c'è stato uno squilibrio tra alcuni fattori. Per Moussa Balde è stata presa in considerazione soltanto la sua posizione di irregolarità, senza tenere conto della vicenda che lo aveva visto coinvolto, che è una vicenda in cui lui è stato vittima di un'aggressione, quindi in che modo è stata poi individuata la sua irregolarità. È un elemento che non è stato riportato
né dal prefetto né dal questore, che quindi non è stata resa nota neanche al CPR. Non basta l'irregolarità per essere espulsi, vanno valutate anche altri elementi, questo ce lo dicono anche gli organismi sovranazionali, che non c'è un automatismo tra l'irregolarità e l'espulsione, ma ci sono altri elementi da tenere presenti. Elementi gravi come quelli di cui era rimasto vittima Moussa Balde non sono stati assolutamente considerati, non è stato informato neanche il centro di qual era stata la storia di questa persona, anche se in qualche modo poi è venuta a saperlo, e quindi questo per noi rappresenta anche qui un problema. Non si può valutare solo lo status di irregolare e considerare questo elemento come un automatismo. Nei CPR non è obbligatoria la presenza di uno psichiatra. È sicuramente obbligatoria la presenza di un'area sanitaria, di medici, di infermieri, non sempre c'è uno psichiatra. Quando c'è un'esigenza psichiatrica e non c'è uno psichiatra deve essere fatta la richiesta di visita esterna. A volte questo avviene con tempi molto lunghi, incompatibili con i tempi invece, le esigenze della persona, a volte con i tempi dei CPR. L'Italia, non prevedendo il rimpatrio, non rendendo possibile il rimpatrio per i minori, ovviamente non prevede che siano trattenuti in centri per il rimpatrio. È una legislazione importante, non scontata, ed è stato fatto un secondo passo con la legge Zampa, quindi di verificare, lavorare meglio, prevedere un sistema più efficace di verifica dell'età del minore. È una legge che più volte abbiamo detto è poco applicata, che richiede anche alcune procedure, devono essere completate, ma su cui sia il garante per l'infanzia sia il garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà sta lavorando perché sia resa effettiva. In questo situazione di scarsa effettività è capitato che noi nei centri di permanenza per i rimpatri abbiamo trovato dei minori o comunque delle persone per le quali era in corso l'accertamento e che non dovrebbero stare in fase di accertamento all'interno di un centro, ma comunque dovrebbero essere nelle more dell'accertamento affidati a un centro adatto alla loro età presunta. Naturalmente la fascia più difficile da individuare è quella al limite, però il ricorso ancora troppo spesso all'analisi del polso che sbaglia di +2 -2 come margine di errore dell'età e che può avere una ricaduta gravissima, perché se io riconosco come maggiorenne una persona che è minorenne, rischio di rimpatriare una persona che non può essere rimpatriata, quindi le ricadute sono molto gravi, o di privare della libertà una persona che non può essere privata della libertà.